Ricetta tipica siciliana, le sarde a beccafico, ricetta splendida, fantastica, buonissima. Ce ne sono tante versioni differenti che più o meno diciamo hanno la solita caratteristica, quello che ci siano le sarde dentro, ma poi cambiano gli ingredienti. Anche io probabilmente non la farò in modo così tradizionale come dovrebbe essere. Non so se tra l'altro esiste una ricetta codificata, però facciamo una cosa che è molto buona. Allora, partiamo dal tostare subito il pane. La prima cosa, il pan grattato, lo tostiamo, accendo il fuoco, metto un pochino di olio, non tanto, e vado a mettere il pan grattato e lo facciamo tostare. Nel frattempo ho già messo a mollo l'uva passa. Potete utilizzare l'uva di Corinto, ma comunque diciamo l'uva passa è quella che si trova un po' dappertutto, va bene. Le sarde sono piccoline, togliere le squame è semplice, basta passare leggermente con un panno. Già aperte, vedete? Già aperte, tolta la lisca e sono pronte per essere farcite. Queste sono molto piccole, sono sarde molto piccole e vi dico la verità, poi alla fine vanno bene anche in questo modo, però con la sarda un po' più cicciottella si riescono a fare un pochino più grosse. Queste sono realmente un boccone. Il pane è tostato, lo tolgo dalla padella, così si raffredda più velocemente. Allora, intanto preparo il resto degli ingredienti. Prezzemolo, spicchietto d'aglio, aggiungo anche i pinoli. Allora, se le sarde sono quelle belle più cicciottelle, grandi, le potete lasciare intere, ma siccome sono molto piccole queste sarde, conviene tritarle insieme al prezzemolo e all'aglio. Strizzo bene l'uvetta e l'aggiungo. Ah, l'ho strizzata qui dentro. Grattugio un pochino di buccia d'arancio. E aggiungo un pochino d'olio. Sale e pepe. Serve ancora un pochino di olio. La consistenza deve essere, è ovvio, rimane granulosa, però deve essere che si riesce, diciamo, a compattare leggermente. Granulosa, ma che si può compattare. Bene, passiamo a farcire le sarde. Metto la quantità giusta e poi semplicemente arrotolo. Mi sono dimenticato una cosa, nella teglia mettete un pochino d'olio, non ne serve tanto ma un pochino, e poi si cominciano a mettere le sarde farcite. Allora, le foglie all'oro, queste sono veramente essenziali, si dividono a metà e si cominciano a mettere tra le sarde. Tra l'altro ho avuto la fortuna che queste sarde qui sono entrate perfette in questa tegliettina. In realtà mi sono rimaste un sacco di foglie all'oro e allora a questo punto le metto in tutte. Ma perché sono stato esagerato a prendere le foglie all'oro, altrimenti le avrei messe intervallate. Poi
un pochino di sale, e il succo dell'arancia. E verso il succo sopra le sarde. Ora si va in forno, 180 gradi forno statico per 15 minuti, 15-20 minuti al massimo. A dopo. Eccole qui, l'ho fatte anche raffreddare perché vi dico la verità, a me calde non mi piacciono. E ora vi faccio sentire, io sento e vi faccio sapere quanto mi piacciono. Parto proprio dalla prima, guardate. Ah, che mi si apre, perché non me ne ero accorto che non era fatta benissimo. Io lo so che andrebbero mangiate calde, però lo sapete che così tiepidine sono fantastiche. Il profumo dell'arancia dentro e del succo d'arancia è assolutamente favoloso. Poi, credo che sia la prima volta che le faccio con delle sarde così piccole, ma lo sapete che questo qui, che è praticamente un boccone, è diciamo la dimensione perfetta. Davvero, davvero meravigliose. Alla prossima ricetta siciliana. Ciao ciao!